Ciao a tutti carissimi utenti, allora oggi vi farò, vedere un nuovo sito internet che praticamente già esiste da un pochettino, magari molti di voi lo conosceranno, molti di voi altrettanto invece non lo conosceranno. Vi farò vedere un sito internet che serve per spedire i classici file. Ovviamente tutti mi dite: "Ma già con la nostra email riusciamo a spedire i file". Sì, ma quelli ovviamente leggerissimi, quindi di pochi mega, perché poi soprattutto email come Libero o altri tipi di mail quali MSN, eccetera, eccetera, e ovviamente fanno allegare delle jumbo mail, quindi delle email un pochettino diverse, che se il destinatario non utilizza questi servizi, ovviamente l'email non gli arriverà e non la può aprire. Più che non gli arriverà, non la può aprire. Quindi in questo caso io già in passato ho fatto alcuni video di altri servizi che permettono questo invio di file veramente pesanti, e sono il famosissimo WeTransfer che fa spedire sino a 2 giga di file, che già lo trovo davvero ottimo. Per chi ha necessità di spedire oltre 2 giga di file, vi ho fatto conoscere, ho fatto anche un video, vi ricordo che lo potete andare a vedere anche nel mio canale YouTube, il SendGB che invia sino a 5 giga, quindi già il doppio di WeTransfer, più del doppio di WeTransfer, e lo trovo davvero ottimo, perché già se dobbiamo andare a spedire file, o che sia uno singolo da quasi 5 giga o che siano più file che però sommati fanno 5 giga, lo possiamo andare a spedire, li possiamo andare a spedire con SendGB. Ma oggi, e qua veramente ascoltatemi bene, vi farò scoprire questo altro sito internet che praticamente spedisce file veramente, veramente grossi, e quando dico veramente c'è da credermi, perché sono veramente grossi. Quindi, in versione free, quindi totalmente gratuita, ripeto, senza installare programmi. Questo sito dà la possibilità, e lo ringraziamo tutti, a vita, almeno fino a quando dico questo servizio rimarrà gratuito, ma credo per ora di sì, che fa spedire veramente tutta questa mole di giga di file direttamente, a un destinatario. Quindi sempre parliamo di email, parte dalla nostra email per spedire una quantità enorme di giga in un'altra mail. Non perdiamo altro tempo, cambiando inquadratura vi farò scoprire qual è questo nuovo sito. Ecco qui, cambiata inquadratura. Allora, il sito, come avete potuto vedere, è il Swiss Transfer, quindi praticamente voi basta che andate a scrivere qua sopra nella barra della ricerca swisstransfer.com, quindi vi do un pochettino di tempo per andarlo a copiare, però non vi preoccupate, sempre in descrizione vi lascerò direttamente il link che vi porterà al sito. E avete, se qualcuno di voi è stato molto veloce nel guardare, anziché seguire me che muovo il mouse, nel guardare questa parte centrale, signori miei, avete capito bene, possiamo inviare gratuitamente fino a 50 giga, quindi quello che vi dicevo io, un'enorme quantità di file, tutta ad un unico destinatario. Quindi vedete quanto è potente questo sito e quanto fa inviare questi file come capienza. Quindi avete capito bene, 50 giga riusciremmo a inviarli tranquillamente. Quindi calcolate che ancora tutt'oggi esistono hard disk da 120 giga, quindi è quasi meno della metà, quasi la metà di un invio di un hard disk da 120 giga, cioè riusciamo a inviare veramente, veramente molta roba. La trovo una cosa davvero speciale e interessantissima. È gratuito, prende una cosa che diciamo è anche importante, magari forse secondo me è importante più dei giga, perché potremmo inviare anche 100 giga, signori miei, però se il posto in cui vengono conservati i file non è all'altezza di una privacy veramente adeguata al top al 100%, possiamo inviare anche 200 giga, non vi sconsiglio di farlo, perché comunque invieremo dati personali sempre, o dati comunque di altre persone. Quindi in questo caso questo terzo punto secondo me è molto più importante del primo punto. I file vengono archiviati in Svizzera, il che significa la Svizzera, non so se voi sicuramente ne avete sentito parlare, magari molti di voi non sapranno nemmeno questo discorso. La Svizzera è molto conosciuta per quanto riguarda le VPN, così come Panama. Perché dite mi stai parlando ora di VPN? Non è pubblicità, no, è per farvi capire la sicurezza di questi file, perché sono dislocati in Svizzera. Come tutti conosciamo NordVPN, la sicurezza dei file, perché è su Panama la sede legale, il che significa che Panama come sede legale ovviamente ha tutta una situazione legale differente per quanto riguarda la privacy, praticamente non tiene traccia e non ha obbligo di tenere traccia dei dati, per questo tutti scelgono NordVPN come una VPN sicura, perché nessun ente può praticamente andare a chiedere spiegazioni di questi file o delle
interazioni su internet che andiamo a effettuare, proprio perché ha una politica no log. Quindi in questo caso i file vengono direttamente distrutti nel momento in cui noi navighiamo, anche perché vi ricordo per esempio che NordVPN ha i classici server a RAM, il che significa, magari stiamo andando un pochettino oltre rispetto al discorso, però è importante per farvi capire che significa Svizzera, per quanto riguarda Panama, quindi abbiamo detto che ha del RAM NordVPN, che significa che appena noi spegniamo così come i computer, viene svuotata questa RAM, quindi la memoria, puff, è scomparsa tutta la navigazione, tutta la cronologia che noi abbiamo effettuato. Cosa c'entra con la Svizzera? Lo stesso, perché ci sono parecchie praticamente VPN che sono dislocate parecchie. C'è una grande VPN famosissima che è dislocata praticamente in Svizzera come alternativa a NordVPN, e praticamente la Svizzera, precisa come NordVPN, precisa come Panama, praticamente ha una politica no log, quindi nessun ente può andare a chiedere nessuna spiegazione e informazione, perché ovviamente i dati verranno eliminati proprio mentre stiamo noi navigando. Quindi in questo caso lo stesso lavoro funziona qui, sede legale del Swiss Transfer in Svizzera, ovviamente è una politica no log, quindi tutto quello che noi andiamo a inviare tramite mail ovviamente poi viene distrutto, e quindi massima sicurezza nei server svizzeri. Quindi in questo caso possiamo anche conservare come ultimo punto i trasferimenti fino a 30 giorni per chi vuole conservarli, però insomma se a noi interessa trasferire, che il destinatario scarica questi file, che possono essere 10 giga, 20 giga, 40 giga, 50 giga massimi, e possiamo fare tutto quello che vogliamo. Sito semplicissimo, ora qua magari non c'ho un file da andare a trasferire, però basta che voi accettate la politica insomma del sito di Swiss Transfer, clicchiamo sul più e qua si aprirà ovviamente il nostro file che dobbiamo andare a prendere. Per esempio se voglio andare a che ne so, a trasferire una cartella, un qualche cosa, per esempio questo Unichetti UI, che poi farò un video, farò apri, lui ovviamente prenderà il file, quindi metteremo apri, e qui praticamente questo è un file exe che pesa un poco più di 50 mega, quindi nulla, possiamo andare a mettere, vi ricordo, oltre quasi 50 giga di file. Qui inviare a quindi il destinatario il nostro indirizzo email se vogliamo inserire un messaggino, e soprattutto dobbiamo andare a cliccare poi trasferire. Possiamo anche creare un link se vogliamo, quindi in questo caso possiamo creare il link per andare a fare scaricare questo file, ma a noi interessa maggiormente inviare l'email, quindi con il destinatario la nostra email, un messaggino: ti sto inviando per esempio questo file che mi avevi chiesto, e cliccare su trasferire. Quindi nulla di più semplice e nulla di più utile, vi ricordo 50 giga che si possono trasferire o in un unico file o in tanti file spezzettati a un unico praticamente destinatario. Che dirvi, andate da oggi a utilizzare anche questo sito internet per trasferire veramente file pesanti. Ciao a tutti.